Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, in realtà non avevo previsto di fare questo trigger durante il video, ma avevo appoggiato sul divanetto questo non so come chiamarlo, gioiello. Scusate per i miei capelli che sono super per aria, ma avete visto di peggio. E mi sono accorta che in realtà faceva un suono molto rilassante. In realtà è da mettere tipo così. Non so se lo userò mai, ma mi sembrava facesse un bel suono e quindi lo terrò in mano durante il video. Allora, il video di oggi è uno di quei video un po' di chiacchiera delirante in cui vi racconto cose che possono anche essere interessanti, ma che partono dal delirio e poi possono anche avere un senso. Allora, ho deciso e ho praticamente già organizzato del tutto. Ho deciso di andare a fare una vacanza in Francia. In Francia. E vorrei dirvi qualcosa in francese, ma non so niente, a parte tipo baguette o fromage o voulez-vous coucher avec moi ce soir o voulez-vous pâter avec moi. Ma non è il classico viaggio a Parigi perché voglio partire dalla Guascogna, che è il paese, il posto, perché è un'area, non so, cioè non è un paese, da dove viene D'Artagnan. Adesso farò e dalla Guascogna poi andrò fino a Parigi e quindi noleggerò la macchina. Adesso vi spiego da dove è nata tutta questa cosa. Praticamente il mese scorso ho iniziato questa fanfiction che si chiama Vertu and Vice o Vice. Penso Vertu and Vice perché è tipo latino. La scrittrice è Thorns Between Teeth e è una fanfiction in realtà di Hannibal, in cui praticamente è ambientata nell'epoca dei moschettieri e è la maggior parte delle cose è appunto non realistica, però appunto presa dai moschettieri, ma c'è un insieme, un'unione dei due film che hanno fatto Hugh Dancy e Mads Mikkelsen, che sono rispettivamente Young Blades del 2001 e I Tre Moschettieri 3D del 2011, che sono entrambi film, per quanto mi riguarda, abbastanza orribili, però. E in questa fanfiction praticamente Hannibal è un alternate universe, ovviamente la fanfiction, e Hannibal è il comandante dei moschettieri e Will è D'Artagnan, e è ambientato nella reggia di Versailles, questa fanfiction, ai tempi di Luigi XIII e della regina Anna e del delfino di Francia. E potrei parlarvi di questa fanfiction
per ore e ore perché succedono un sacco di cose assurde e c'è questo momento in cui Will e Hannibal vengono esiliati per un mese dalla reggia e questa cosa secondo me è presa da Lady Oscar, perché adesso sono in questo loop pazzo e sto guardando tutte le cose di Versailles, sto riguardando Lady Oscar e sto ascoltando tutti i podcast sull'argomento e praticamente questa cosa succede anche in Lady Oscar dove si poteva tipo esiliare all'interno della propria camera, cioè per un mese qualcuno, quindi Will e Hannibal fanno praticamente una rissa e vengono esiliati per un mese e non possono più frequentare Versailles e quindi decidono di andare insieme nel villaggio in cui è nato Will barra D'Artagnan e il mio viaggio in Guascogna partirà proprio da lì perché è un posto reale di cui adesso non mi ricordo il nome e ho deciso appunto di andare con l'aereo all'aeroporto di Toulouse. Ho pagato poi 18 euro il biglietto, quindi pochissimo, e poi noleggiare la macchina e fare tutto il percorso che hanno fatto Will e Hannibal da Versailles a appunto la Guascogna, ma al contrario. Quindi partirò da appunto questi paesini della Guascogna, passerò per Lourdes, che la cosa mi fa mega ridere perché ho deciso di andare un giorno a Lourdes e sarà contentissima una signora che mi continua a commentare i video dicendo che lei non vuole più vedere i miei video perché io non credo in Dio, a parte che non ho mai detto questa cosa. E poi signora, come può vedere, io sto andando a Lourdes, quindi quando la gente ti dice oh dovrei andare a Lourdes, sto andando a Lourdes, quindi spero di essere tipo boh, benedetta o di trovare del beneficio. Dopodiché pensavo di fare una tappa a Bordeaux e poi appunto mi fermerò a Versailles e poi farò alcuni giorni a Parigi e tornerò a casa da Parigi. E in tutto ciò ovviamente il viaggio di per sé dite carino, ma mi fa ridere il fatto che tutto è iniziato da questa fanfiction e ho contattato la ragazza che ha scritto questa storia. Le ho scritto su AO3 e dopo un po' che parlavamo ci siamo sentite, ci siamo aggiunte su Instagram e le ho detto che appunto sarei andata a fare questo viaggio in Guascogna per colpa sua e quindi spero di riuscire a fare dei video e delle foto per voi che poi posterò su Instagram e probabilmente farò anche il solito video di viaggi e non so se qualcuno di voi è stato ha fatto questo giro, nel caso se mi potete dare dei consigli. Io sono stata da piccola a Parigi e avevo visto i posti principali, però ero stata a Disneyland Paris e non so se ci andrò questa volta. A me piacerebbe andare ma mio marito boh, non è tanto convinto, però mi piacerebbe tornare anche se non sono una grande fan Disney, però mi piacciono i parchi divertimento o per gli stessi soldi magari volevo fare una serata al Moulin Rouge, che dicono che sia bellissimo vedere lo spettacolo del Moulin Rouge, ma costa abbastanza, quindi per ora ho preso i biglietti solo per la reggia di Versailles e per il Louvre perché comunque ne vale sempre la pena
e adesso capirò se prendere qualche altro biglietto. Mi hanno consigliato di fare il giro di notte, di sera sul Bartellino a Parigi, però vediamo. E niente, volevo renderti partecipi di questo viaggio che farò e cioè in realtà mi fa molto ridere perché noi dovevamo tornare in Giappone e quindi stavamo pensando, ecco, di organizzare appunto il viaggio in Giappone. Io sono tornata a casa, io ho detto a mio marito, io ho prenotato per la Guascogna e vabbè, già lui sapeva perché io parlavo di questa fanfiction da un mese e quindi non era particolarmente stupito, però comunque è stata una cosa abbastanza fatta per un colpo di testa. mm, ma spero che mi divertirò e voglio vedere tutti i luoghi ovviamente di questa storia e soprattutto Versailles deve essere bellissima. Ho rivisto appunto La Favorita, quello con Johnny Depp e ho visto I Tre Moschettieri, ho visto Young Blade, ho riascoltato il podcast di Crime and Comedy sia su Maria Antonietta sia sull'inganno della collana e adesso sto ascoltando un podcast su Napoleone, quindi io mi ossessiono alle cose come già sapete e mi fa ridere perché tutti mi chiedono ma perché hai deciso di andare in Guascogna e io gli devo spiegare tutto il collegamento tra I Tre Moschettieri e Hannibal Lecter che è folle ma non così tanto. E niente, questo era un video spero rilassante. Ho cercato di parlare piano e spero che vi sia piaciuto questo trigger questa museruola. Non so, pensavo di metterla alla convention a ottobre, ma non lo so, non riesco a farla stare molto bene. E niente, appunto, se avete dei consigli su Parigi, la Francia in generale, soprattutto per me che non so nulla di francese, commentate, fatemi sapere